Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, e la via dell'amore per settembre 2025. Abbiamo la carta del giudizio, amici del Leone. Può essere un periodo di presa di consapevolezza, un periodo dove diciamo che si accende un lampadario, non solo una lampadina, e di solito quando c'è il giudizio è come se ci fosse una sorta di chiamata, di risveglio. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. C'è il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo. Ok, la prima carta è un fante di coppe volato, ragazzi adesso vado a recuperarlo. Abbiamo l'appeso, l'imperatrice, un 2 di bastoni, il mago, un 8 di pentacoli e un re di coppe. Recupero un attimo la carta che è caduta. Ok. Dunque ragazzi, partiamo da questo fante di coppe, che potrebbe anche essere la vostra energia o l'energia di qualcuno vicino a voi. Vi dico, potrebbe essere una persona nuova. Beh, magari andiamo a vederlo. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Luna. Difatti, stavo dicendo, potrebbe essere una persona nuova oppure no. Perché abbiamo sia il giudizio che la luna e sono carte che ci parlano del passato. Quindi per qualcuno potrebbe anche essere un revival che ritorna, potrebbe essere un qualche tipo di offerta che potrebbero farvi a inizio settembre, per qualcuno è già fine agosto. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un cavaliere di spade e una regina di spade. Io credo che da dopo questa comunicazione, questa offerta, questa proposta, questa chiacchiera, se vogliamo, le cose prenderanno una piega ben diversa, nel senso che con il Cavaliere di Spade c'è una certa velocità nello sviluppo dei movimenti energetici. La carta dell'appeso al contrario mi parla di uno sblocco comunque, ed è come se le cose cominciassero ad andare in un certo senso. Andiamo a vedere l'imperatrice. Fante di spade. E 8 di coppe. Ho come la sensazione che qualcuno voglia di più. Potrebbe essere, se è un po' magari che vi frequentate con questa persona, se è un po' che vivete insieme, insomma, essendoci l'imperatrice si può parlare di qualche cosa da costruire insieme. Può essere un figlio, può essere un progetto, può essere un nuovo percorso di vita. Considerato il fante di spade potrebbe anche essere un percorso di studi, ma essendo una lettura, diciamo, sull'amore, credo che potrebbe essere un qualche cosa da fare insieme, magari un corso, un qualcosa che dia uno stimolo comune. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 10 di coppe.
Mm. Il 2 di bastoni ci parla di un'indecisione, ragazzi. Io non so se è perché non vogliate cedere a questa persona. Supponiamo che sia una persona nuova che conoscete, con la quale vi siete approcciati da poco. C'è come una sorta di titubanza sul ma può essere una persona con la quale costruire qualcosa oppure no. Ehm, Se fosse qualche relazione già un po' più magari approfondita e vissuta, vi dico che il dubbio potrebbe essere sul se è la persona indicata per voi a livello intimo oppure se è la persona indicata per voi a livello proprio del poter creare una famiglia. Devo vedere questo mago, perché il mago mi parla di azione, che non è che manchi l'azione, perché effettivamente qui con queste due carte di spade abbiamo determinazione, abbiamo una spinta in avanti. Allora, per il mago è uscito il Papa e un Re di spade. Ci vogliono delle regole, ragazzi. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Regina di bastoni e 4 di spade. Allora, la sensazione è che vi manchino dei dati per poter uscire da questa indecisione. Ecco perché serve raccogliere dati o prendere maggiori informazioni su quello che sono gli eventuali progetti futuri di coppia, cioè è un po' come testare il terreno, secondo me, nel mese di settembre, soprattutto se la persona è nuova. Ed è un po' poi come non stare tanto lì ad aspettare che l'altro ci dica come sogna la sua vita, ma piuttosto essere voi che dite io ho in testa il matrimonio, per esempio, ho in testa la famiglia, ho in testa questo, ho in testa quell'altro. Cioè, date voi le regole del gioco, senza aspettare che sia l'altro o l'altra a dirvi che cosa vuole. Andiamo a vedere il re di coppe. Asso di coppe e 3 di spade. Datemi una carta per il 3. 8 di spade. Datemi una carta per l'asso. Amanti al contrario. La vedo quasi come una storia impossibile, non lo so. Allora, potrebbe esserci una differenza di età importante tra di voi. Importante secondo me possono essere anche più di 7 anni. Non dico che ci sia come un salto generazionale, ma potreste anche essere lontani non da un punto di vista dell'età anagrafica, ma da un punto di vista dell'età mentale, cioè uno essere molto spensierato, giocoso, gioioso e l'altra persona invece essere molto quadrata, centrata, seriosa. Ed è per quello che secondo me si creano questi dubbi sul posso veramente costruire qualche cosa con questa persona? Posso veramente aspettarmi che, insomma, tipo si calmi se voi siete quelli più quadrati e l'altra persona è quella un po' più frufru? Ehm, diciamo che è come se vi steste chiedendo se effettivamente potete fare affidamento sull'altra persona per creare qualcosa di serio, di stabile, che non sia così una farfalla al vento, mettiamola così. Ehm, la sensazione che ho io, ragazzi, ovvero la domanda clou, siccome c'è questa diversità, c'è come questa differenza, e io credo che nel mese di settembre prenderete coscienza del fatto che state cercando nell'altro o nell'altra chi una mamma, chi un papà. È come se avessi bisogno di ricalibrare e di identificare e come imparare a riconoscere quali sono gli atteggiamenti che vi aspettate dall'altra persona e che invece sarebbe vostra responsabilità. Cioè,
Mi aspetto che l'altra persona mi faccia felice. Faccio un'ipotesi generica, eh. Mi aspetto che quando conoscerò qualcuno sarò felice, però in realtà non è così. Cioè è come se ognuno di noi dovesse lavorare la propria felicità dentro e poi condividerla. Perché quando si attira qualcuno o qualcosa dal bisogno, sostanzialmente si attrae qualcuno che ha bisogno come noi e quindi non si riesce ad uscire da quella vibrazione. Ehm, Vi dico questo perché? Perché qua in fondo abbiamo una serie di carte, le carte positive sono girate al contrario e poi sotto abbiamo le carte, diciamo con vibrazioni basse. Qui c'è un qualche cosa che o vi fa ripensare, vi fa ritrattare. Credo che pensiate di dover sacrificare o parte dell'amore o parte di voi stessi per riuscire a costruire qualcosa con questa persona. Quello che mi colpisce molto sono l'asso di coppe e gli amanti al contrario, sotto il re di coppe. Per quello che dico, è come se ci fosse un sentimento, ci fosse un'emozione, ma è più un qualche cosa di parentale, come si dice, di genitoriale, più un affetto paterno o materno, piuttosto che un vero e proprio amore di coppia, intendo. E nonostante tutte la buona volontà di questa persona, che non escludo possiate essere voi nel cercare di costruire qualche cosa con il o la partner, il fatto di comunque essere voi ad agire, il fatto di mettere le cose in chiaro, eh, io ho la sensazione che con il tempo, ragazzi, vi renderete conto di questa dinamica, cioè arriverà per voi il giudizio, la presa di consapevolezza di che cos'è realmente la vostra relazione. Che non è detto che sia negativa, però forse c'è da togliere certe aspettative e rimpiazzarle con altre più sane, altre più a livello di coppia. Cioè, è come se aveste bisogno di girare la carta degli amanti, perché in qualche modo ci sono come energie, ma sono un po' distorte. Andiamo a vedere gli oracoli, vediamo che cosa vi dicono. Carta numero 22, benedetti. Vi dicono che siete benedetti in qualche modo, che potrebbe arrivare quindi qualche benedizione. Io credo che sia proprio una presa di consapevolezza su che tipo di relazione è la vostra o su che tipo di relazione potrebbe nascere con questa persona. È come se fosse un lampadario che si accende in mezzo ad una stanza buia e a voi fosse tutto più chiaro. Diciamo che secondo me è il tempo e la routine durante questo mese che vi faranno vedere chiare queste dinamiche. Li Ching, quante, sono proprio tante. Allora, abbiamo carta numero 43, il coraggio dell'amore. Carta numero 36, ossessione e avidità. Carta numero 24, un nuovo inizio. Carta numero 56, il viandante. Va bene, andiamo a vedere i loro significati sul libro. Ok, partiamo dalla numero 43, che nel libro viene tradotto come la decisione. E la spiegazione dice: se nelle vostre faccende credete sia giunto il tempo di prendere una decisione, ma non osate muovervi, fatelo pure, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Innanzitutto, non disgiungete mai forza da correttezza. Non è una lotta disperata il cui esito sia incertissimo e non avete bisogno perciò di ricorrere a tutti i colpi.
Secondariamente, non lasciatevi tentare a venire a compromessi con chi è manifestatamente dalla parte del male, dell'errore. In terzo luogo, lasciate perdere la violenza, perché sarebbe dannoso. Finireste per combattere l'avversario sul suo stesso terreno e ciò gli tornerebbe vantaggioso. In ultimo, è inutile combattere il male, se poi non ci si mette sulla via del bene. Il successo, allora, non dovrebbe mancarvi. Sta a voi non demeritarlo. Che interessante. Va bene, andiamo a vedere la carta numero 36. Dunque, nella carta viene tradotto come ossessione e avidità, qui viene tradotto come l'oscuramento della luce e la spiegazione dice: anche nel colmo dell'oscurità si può e si deve resistere, rigidamente sorretti dalla propria volontà. Anche prima parlava di forza, eh? Anzi, vi dirò di più, vi dirò che qui è rappresentata la tigre, viene chiamato il coraggio e mi fa venire proprio in mente la carta della forza dei tarocchi. Ciò è possibile quando esternamente si è flessibili ed uttili. Non bisogna mostrare naturalmente i propri sentimenti in questi tempi, perché se si vuole superare la miseria attuale è bene tenere un atteggiamento prudente. D'altra parte, la perseveranza deve vivere dentro di noi, non essere esibita esteriormente. Cioè per la serie voi fate e gabulate ma non dite niente a nessuno. Manifestare con troppa franchezza le proprie opinioni può essere pericoloso perché ci attirerebbe tenaci inimicizie. Quindi copriamo, nascondiamo la nostra opposizione e, anche frequentando la gente, non condividiamo l'andazzo generale, ma nemmeno critichiamolo clamorosamente. Ovvero, siate diplomatici. Per taluni caratteri fieri sarà duro doversi adattare, ma è necessario. Il lume arde nascosto, ma non si spegne. Abbiamo la carta del nuovo inizio, carta numero 24, e qui viene chiamata il ritorno. E la spiegazione dice: ecco i giorni del rinnovamento, le nuvole sono passate, è tornata la luce. C'è un fervore gioioso e profondo che vuole trasformare il passato, dimenticarlo. Perciò si eliminano cose vecchie, tutto quanto reca l'ombra di un triste ricordo e si introducono cose nuove. Questo avviene naturalmente, senza nessuna forzatura. Deve essere così. Anche la natura si rinnova dopo l'inverno. Naturalmente si trovano o si ritrovano gli amici, i fedeli di un tempo, se ne incontrano di nuovi e si riprende a camminare assieme per la stessa via. Dopo la lunga stasi, la vita rifiorisce e si può finalmente scegliere un obiettivo e lavorare per raggiungerlo. È necessario però usare qualche precauzione, non precipitare, procedere per gradi. Le forze stanno nascendo. Non bisogna immediatamente sottoporle a una fatica prematura, che potrebbe inaridirle. Ultima carta, carta numero 56, e qui viene tradotto come il viandante, ha lo stesso significato della carta. E la spiegazione dice: per chi va cercando la sua strada è consigliabile la modestia. Egli è un estraneo tra la gente e nei luoghi in cui passa e non deve avere troppe pretese. Si accontenti di poco, non rifiuti quello che gli altri possono offrirgli e non si troverà male. Si ricordi anche di frequentare soltanto posti e persone onesti. Quanto alle beghe quotidiane, la persona saggia prende esempio dal viandante, che appare, si ferma poco, se ne va rapidamente. Quindi sia prudente, cauta nei giudizi, non tiri mai in lungo i litigi. Ragazzi, 3 carte, anzi 4 molto belle.
Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me basato sul percorso delle credenze limitanti, quindi su come lavorare le credenze limitanti che sono nel subconscio, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Potete anche farlo per conto vostro questo lavoro, semplicemente abbonandovi al canale. Anzi, in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, come pulire i chakra, ci sono delle meditazioni particolari, insomma, per proteggervi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!